La nostra passione per il carp fishing ci fa viaggiare per tutta Europa nella ricerca di itinerari nuovi ed accattivanti. Noi siamo Real Carp Angler, solo per carpisti veri. È un po' più diffondito. Cominciamo bene, ovviamente siamo sul posto, abbiamo fatto 2 chiacchiere con persone locali e qual è la bella notizia? 3 settimane che non esce un pesce, meraviglioso. Tutti questi anni nei quali ho praticato il carp fishing, sicuramente ho avuto modo di girare tanto, di frequentare molti posti diversi, però posso assicurare a tutti che uno mi è rimasto nel cuore ed è proprio il lago di Pusiano. Questo perché possiamo ritenerlo un po' una pietra miliare del carp fishing italiano. Già alla fine degli anni 90 io venivo in queste zone per poter pescare in questo splendido bacino. Ovviamente ai tempi non era facilissimo affrontare il lago perché c'erano sicuramente situazioni peggiori di quello che è adesso, proprio a livello ambientale, anche a livello di piazzole, di trovare un posto era difficile. Ricordo che ai tempi si affrontava il viaggio e ovviamente quando si arrivava qui sul lago non era garantito che tu riuscissi a pescare perché molti pescatori di tutta Europa già venivano qui e le postazioni erano spesso occupate e ce n'erano veramente di poche e qualcuna veramente impervia. Ora sicuramente la situazione è migliorata e il lago è molto più appetibile, diciamo così. Stiamo parlando di un lago molto grande, un lago che ha una lunghezza di circa 2,7 km e un perimetro intorno agli 11 km, quindi sicuramente non una cavetta, e le sue difficoltà ovviamente sono molteplici. Sono molte le postazioni famose di questo lago, in particolare c'era quella dell'isola, quella della punta. Anche parlando con la gente del posto ci hanno detto che queste condizioni probabilmente non le hanno mai viste negli anni. È una cosa molto particolare perché praticamente ci impedisce di poter pescare laddove noi avevamo intenzione di pescare. Quindi dovremo adattarci alle condizioni nuove del Pusiano e sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche rimaste ancora intatte. Quindi l'alta profondità nella zona centrale, anche se ridotta rispetto al solito, i vari scalini e i vari depositi di legna. Non sarà sicuramente ordinaria la pescata di questa volta, però è una sfida che accettiamo volentieri. Per farvi capire qual è la reale situazione qui, sono venuto in quello che è sempre stato il letto del fiume, il letto del Lambro. Ecco, quello che ora possiamo vedere è questo. E proprio questa è la postazione che aveva attirato la nostra attenzione. Volevamo venire a pescare al Lambro, l'unica cosa è che non pensavamo di trovare queste condizioni assolutamente insolite per questo mese, ma anche in assoluto per tutto l'anno, perché siamo veramente in una condizione di acqua bassa come non se ne vedeva penso da anni. Chiunque abbiamo incontrato, con chiunque abbiamo parlato, racconta di non aver mai visto delle condizioni del genere. Il Lambro è praticamente tutto secco, non ci sono possibilità di pesca nella zona a destra della postazione e quindi dobbiamo fare una pesca differente. Take a train ride to
La sessione sarà affrontata da due pescatori, da me e Luca, che si trova nella postazione di fianco sulla mia sinistra. Ovviamente abbiamo due tipi di situazioni di pesca differenti, quindi io impronterò principalmente la mia pescata su la profondità, sulla pesca in zone di passaggio e qualche piccola legnaia che si trova qua e là nella zona antistante la postazione, mentre Luca farà una pesca più di ricerca, probabilmente più ad andare a cercare le carpe laddove potrebbero trovarsi, visto che il movimento è poco e quindi saranno le stanziali che riusciranno probabilmente a darci qualche risultato in più, almeno all'inizio, prima dell'eventuale svolta climatica. Ebbene sì, sono riusciti a portarmi a Pusiano. Come vedete ho dovuto mettere putten di filo perché ovviamente qua ci sono un sacco di spinnisti e il rischio che mi prendano il filo è alto. E in più resto molto sicuro, anche se c'è un po' di vento, il filo sono sicuro che rimane bello steso sul fondo, anche se c'è un piccolo rischio perché ci sono un sacco di rocce, però cerchiamo di essere in pesca al meglio. Ho una treccia molto grande che non so se la vedete, è una treccia del 32. Mi ha saltato un pesce in faccia. In questo poco tempo a disposizione che ho passato qui a Pusiano mi sono potuto rendere conto che uno dei problemi principali, soprattutto se vuoi pescare nel sottoriva, sono i pesci di disturbo. E mentre stavo ricalando una canna ho visto un nido di perca e ho pensato di utilizzarlo come cane da guardia. E ho calato la mia esca proprio nel suo nido, sapendo che non avrebbe permesso ai pesci di disturbo di avvicinarsi ai miei inneschi. Infatti, come vedete, come muovo il sasso che utilizzavo come piombo, il perca lo seguiva come un cane da guardia. Capito, no? Era l'ultima canna calata prima della notte e dopo la magata del perca pensavo proprio che potevo iniziare a sognare. Sono quasi emozionato di affrontare tutto questo splendore, cioè un contorno da quadro, e adesso capisco tutti i racconti che mi facevano e mi fanno tuttora i miei amici che lo frequentavano tanti anni fa, ma chi lo frequenta tuttora. È un lago fantastico e sono quasi emozionato, come dicevo, e sono grato di vivere tutto questo. Ho cercato ovunque, non ho chiesto niente a nessuno perché me lo volevo vivere così e niente, speriamo di scappottare. Adesso vado a preparare la cena e magari mi faccio raccontare qualcosa da quel vecchio volpone di Simone, che lui conosce bene il posto. Ok, qua abbiamo terminato. Bene, abbiamo messo le canne, abbiamo sistemato tutto, centralina ce l'abbiamo dietro, il pod e tutta l'attrezzatura è a posto, back LED sistemati, importantissimi qui, e sarebbe ora di andare a cena? Ma sì, andiamo, che poi siamo stanchi e andiamo anche a dormire dopo.
C'ho una fame. Beh, dopo una giornata così, Dai, poi almeno abbiamo fatto tutto, dai. infatti mangiamo poi il letto, che si sta bene a letto stasera, molto, almeno domani siamo più freschi. Raccontami un po' di Pusiano, Simo, tu che lo conosci bene. Ma cosa ti posso dire? Intanto salute, ce l'hai il vino? No, Aspetta. poco, se no non dormi. Salute. Pusiano, cosa ti posso dire? Diciamo che l'ho ripreso un po' negli ultimi anni, perché l'avevo un po', ahimè, abbandonato, perché tante volte si va all'estero a cercare avventure, magari in Francia, all'est. Però Parli di me perché io sono stato in Francia un mese fa. no, parlo generico, perché poi ci rendiamo conto che comunque qua abbiamo delle acque stupende come Pusiano, che è veramente qualcosa di straordinario, e è un lago che sicuramente dà tanto. È chiaro che condizioni come queste, nelle quali purtroppo c'è l'acqua così bassa e non ci sono grossi cambiamenti, non ci sono stati grossi cambiamenti nell'ultima settimana, magari non ci agevolano tanto, però diciamo che l'idea di Pusiano è quella di riuscire a partire nelle condizioni, diciamo così, standard, quelle che negli anni ho elaborato con un po' di esperienza, nel senso che Pusiano prima di tutto paga molto nelle zone di acqua di passaggio, nelle zone alte, quindi cioè io ci venivo già prima degli anni 2000, fine anni 90 e anni 2000, e la pesca era già un po' improntata così, quindi un po' in distanza, grosse zone di passaggio, e quelle sono, diciamo, gli standard di Pusiano. Poi ovviamente a seconda anche della stagione e del periodo ci sono delle situazioni che vanno valutate. Chiaramente, come in ogni sessione, bisogna tener conto anche chiaramente della situazione climatica, e adesso credo che, almeno da parte mia, visto come siamo disposti, ci sarà la necessità di pescare appunto in acqua piuttosto alta. Partirò più o meno da una profondità di 13 metri per poi arrivare a un minimo qui nella zona più verso il bosco di circa diciamo 7 metri di profondità. Quella è la mia intenzione per partire. E invece, parlando della postazione nella quale ti trovi tu, come avrai ben visto, le condizioni sono un po' differenti. Vero che puoi trovare dell'acqua alta, anzi sicuramente la trovi, però lì si fa un tipo di pesca diverso, secondo me un tipo di pesca più di ricerca, un tipo di pesca sul pesce un po' più statico, quindi andare proprio a cercare e trovare il pesce. Ci sono delle possibilità notevoli in questo momento che con questa staticità ambientale e climatica, probabilmente in quella zona lì probabilmente il pesce potrebbe rispondere ancora prima rispetto a dove mi trovo io. Poi sicuramente una volta che tu avrai modo potrai illustrare anche in maniera più dettagliata quello che è il discorso che sto facendo. Invece per le esche, Simo, che diametro usi, oppure che tipo di innesco pensi utilizzare? No, quelli cioè, diciamo che adesso sono partito, ripeto, sempre su... Non ho stravolto niente, rimaniamo sempre su un discorso standard che quindi si basa principalmente sull'utilizzo delle 24. Le mettiamo sia a omino che singole affondanti. Ovviamente la Truit ci ha fornito diversi tipi di esche. Io penso che sia giusto andare più che altro su un discorso di
pesce generalizzato, diciamo così, generalizziamo il pesce, poi le piccole sfaccettature magari le faremo vedere a parte, e poi chiaramente in determinate postazioni andremo anche a incrementare la pasturazione o addirittura a utilizzare come innesco delle Tiger con aggiunta di mais, innesco ovviamente Tiger e poi Tiger e mais di pasturazione che abbiamo già pronte e chiaramente preparate da Onfish. Quindi questo sarà di base quello che noi andremo a calare in acqua. Terminale, Simo? Ma terminale terminale nulla di straordinario. Facciamo No, più che altro lunghezza. No, infatti ti sto dicendo, io non sono un grande amante degli sconvolgimenti dei terminali. Io ho il mio terminale basico, al quale a seconda del momento apporto determinate diciamo modifiche che possono essere che riguardano il tipo di periodo e soprattutto il modo di mangiare del pesce. Quindi in questo momento qua, che è un po' apatico, me la gioco più sulla leggerezza e sull'allungare un attimino la distanza fra il piombo e l'innesco. Quindi faremo un 35-40 di lunghezza e un amo che può essere o un 2 diciamo maggiorato, quindi intendo un 2 che è misura più piccola, oppure addirittura utilizzare direttamente un 4 con un cappello piuttosto staccato, perché voglio lasciare massima libertà e soprattutto leggerezza, perché penso che il pesce non sia così coinvolto. Il pesce sicuramente è un po' apatico. Mentre stai dormendo e la tua centralina suona e ti sveglia, non sai mai se è la realtà o è il continuo del sogno. Quando mi è partita la canna mi sono svegliato, ma il mio respiro continuava a sognare. Mentre mi tiravo su e mi mettevo i waters, guardavo la centralina che urlava e mi diceva dai Luca, che è una partenza. Io ancora però non ci credevo, ho detto tu guarda la vita, mi avrà fatto allavare sicuramente il perca. Mentre salivo nel gommone ancora non ero sicuro che si trattasse della mia prima carpa di Pusiano. Ora sti ten di filo. Pescavo abbastanza lontano e avevo 3 ten di filo con il sasso a perdere e non mi permetteva di sentire il pesce. Sentivo che si menava, ma siccome stavo pescando in una zona pulita me l'ho presa con calma, staccando bene tutti i ten di filo che a volte si incastravano nel fondo roccioso. A questo punto mi sono reso conto che non si trattava di un pesce di disturbo e nemmeno del perca, anzi, il perca mi aveva aiutato a tenerli lontani. Era la mia prima carpa di Pusiano, ma ancora non l'avevo vista, avevo i 3 ten di filo attaccati e non avevo perso i sassi con cui l'avevo fatto. Perciò facevo tutte le cose con calma, non volevo perdere il mio primo pesce di Pusiano. Bello. Quando l'ho vista mi si sono illuminati gli occhi, non perché era un pesce gigante o enorme o che avevo fatto un combattimento spettacolare, ma era il mio primo pesce di Pusiano. In un momento difficilissimo io ero veramente felice. Yes! Yeah!
da pusiano è proprio un buon giorno. Una bella regina del Pusiano che ci è stata regalata durante le ore buie. Tanta acqua e ovviamente vestiti zuppi, però questi sono quei premi che ci si merita quando si usa tanta tenacia, soprattutto in questo periodo così difficile e molto piovoso, che per fortuna ci ha fatto muovere il pesce. Vai. Non magna. Per quanto concerne il discorso della presentazione che utilizzerò, c'è da tenere conto di questo, che probabilmente in questo ultimo periodo c'è stato comunque ci sono state delle situazioni di particolare deposito nella parte antistante, quindi c'è sempre il rischio che non essendoci stati poi degli stravolgimenti, ci siano dei veri e propri depositi di materiale sul fondale che potrebbe darci, diciamo così, fastidio al momento della ferrata o comunque nel combattimento. Utilizzare un materiale un po' più resistente del normale, in modo da dare un po' più di rigidità, ma allo stesso tempo anche una maggior resistenza eventualmente all'abrasione. La scelta che ho fatto per quel che riguarda il materiale da utilizzare nel terminale è per questo tipo di materiale, un Poseidon di CVA, quindi stiamo parlando di una treccia guainata in 45 libre ad altissima resistenza. Il terminale è grande circa 35 cm, piuttosto rigido, quindi si stenderà perfettamente sul fondale. Questo ci agevolerà anche laddove ci sono maggiori quantità di fango, se troveremo fondale più morbido. Un amo del 4 sempre di CVA, e un innesco, in questo caso una doppia con una 24 affondante e una 16 una 16 pop-up. Queste sono invece della linea Truit KPL. A complemento della nostra pasturazione, in particolare della prima pasturazione, approfittando del fatto che non c'è grande attività di piccoli pesci, utilizzeremo anche sia il mais che le Tiger di Onfish già pronte. Questa potrebbe essere, specialmente per quel che riguarda la Tiger, anche una soluzione nell'eventualità che le carpe potessero avere un pochino di apatia e quindi non entrano immediatamente in pastura e avremo problemi a catturarle. La Tiger rimane sempre un elemento che può sparigliare le carte in tavola. Finalmente anche in questo versante delle nostre postazioni siamo riusciti a catturare un bel esemplare di regina. Ovviamente, come ci era stata prospettata la situazione, sicuramente anche questo è un gran bel trofeo, però a Pusiano cerchiamo sicuramente di imbatterci in esemplari più grandi, anche se pescandole in zone di acqua bassa in questo momento sembra che rispondano di più carpe di questa taglia. Abbiamo ancora qualche giorno per poter insidiare le altre, vediamo se
con piccoli accorgimenti e un po' di fortuna riusciamo a imbatterci in qualche esemplare più grande.